Anni 80, Belo Horizonte, Brasile. Nella capitale dello stato di Minas Gerais esplode una scena underground di metal estremo brasiliano, che nel giro di pochi anni contribuirà ad influenzare l'intero panorama mondiale del metal. Lontana dai grandi centri musicali, priva di mezzi e genuinamente ribelle, ma animata da una creatività feroce e da un'urgenza espressiva quasi incontrollabile, questa scena riuscì a catalizzare l'attenzione dell'underground internazionale, attirando fanzine, tape traders e piccole etichette provenienti da ogni angolo del pianeta. Tra strade impolverate, garage improvvisati e registrazioni lo-fi, Belo Horizonte si trasformò nell'incubatrice di una generazione di giovanissime band che, nonostante i mezzi limitati, divennero vere e proprie icone del metal estremo brasiliano. E tra tutte, una in particolare riuscì a imporsi sulla scena mondiale, i Sepultura. Nati dalla volontà dei fratelli Max e Igor Cavalera, i Sepultura incarnavano la rabbia e la determinazione della gioventù brasiliana degli anni '80. I due riuscirono a dar vita a una band capace di abbattere ogni barriera geografica, linguistica e culturale, portando il suono selvaggio di Belo Horizonte sui palchi internazionali, fino a diventare uno dei nomi più influenti nella storia del metal. C'è da ricordare, così come raccontato dallo stesso Max Cavalera, che la scintilla che accese nei due fratelli la passione per la musica fu l'esperienza di un concerto dei Queen, a cui assistettero da bambini, grazie a un loro cugino. Nonostante il sound della band britannica fosse lontano anni luce da quello che avrebbero creato in futuro, quell'esperienza li colpì così profondamente da spingerli, seppur ancora giovanissimi, a imbracciare gli strumenti e iniziare un percorso che li avrebbe portati a dedicare la loro vita alla musica. Il passo successivo fu la scoperta di band come Motorhead, Venom e Black Sabbath, così come dei feroci Slayer e di una serie di gruppi brasiliani underground che, con sonorità decisamente più ruvide e potenti, influenzarono profondamente l'approccio musicale dei giovani Cavalera. La passione per queste nuove sonorità si diffuse rapidamente anche tra altri giovani della città, e non ci volle molto perché la scena metal underground di Belo Horizonte iniziasse a crescere. Tra scambi di cassette, registrazioni fatte in casa, fanzine, nuove amicizie e la continua scoperta di band e demo tape, si alimentava un movimento culturale spontaneo che, lontano dai riflettori, stava gettando le basi per la nascita di una scena musicale metal brasiliana unica e irripetibile. In quel periodo, nel 1983, prese forma una prima embrionale incarnazione dei Sepultura. I ragazzi si trovavano in una situazione in cui mancava praticamente tutto: strumenti, attrezzatura, e, com'era naturale vista la giovane età, anche l'esperienza era quasi del tutto assente. La batteria fu inizialmente prestata e suonata da un amico e vicino di casa più grande di nome Beto Pinga, che li affiancò nelle prime prove, prima che Igor Cavalera riuscisse a mettere da parte abbastanza soldi per comprarsi finalmente il suo primo kit. Già orfani del padre Graziano Cavalera, diplomatico italiano scomparso prematuramente a soli 41 anni, quando i due fratelli non avevano ancora compiuto 10 anni, Max e Igor, tra mille e più difficoltà, trovarono nella musica una vera e propria valvola di sfogo. In quella scena ancora acerba, popolata da adolescenti mossi dalla stessa fame musicale e da un forte spirito di ribellione, la formazione della neonata band cambiava spesso. Gli amici entravano e uscivano con naturalezza, talvolta solo perché avevano uno strumento o sapevano suonare qualche accordo. In questo clima di entusiasmo e instabilità emerse Wagner Lamounier, già amico dei fratelli Cavalera, che assunse il ruolo di cantante del gruppo. Con lui alla voce, i Sepultura iniziarono a delineare una prima identità, orientandosi verso sonorità sempre più feroci, ispirate tanto dal thrash metal quanto dal nascente black metal. I tre debuttarono dal vivo il 4 dicembre 1984, al Baroliche di Belo Horizonte, in quello che fu il primissimo concerto dei Sepultura. In quell'occasione, la band si esibì senza un bassista, testimoniando lo spirito grezzo e improvvisato della scena underground di allora, dove la voglia di suonare contava più di qualsiasi altra cosa. Successivamente, nella formazione, transitarono anche altri musicisti come Roberto Ufo e Roberto Gato Raffan, entrambi provenienti da una band di amici chiamata Metal Massacre, e parte integrante di quella scena underground in pieno fermento. Stesso periodo in cui si unì anche Paolo Junior, destinato poi a diventare il bassista in pianta stabile del gruppo. Che la scena di Belo Horizonte stesse pian piano prendendo piede è confermato anche dall'evoluzione del negozio di dischi Cogumelo Records,
che già da tempo era uno dei principali punti di ritrovo per i giovani appassionati di musica estrema. Più che un semplice negozio, era diventato un vero crocevia culturale, dove ci si scambiavano demo, fanzine, idee, influenze e conoscenze. In quello stesso anno, però, precisamente nel marzo del 1985, Wagner lasciò i Sepultura. La sua uscita avvenne in un momento delicato, mentre la band stava cominciando a definire la propria identità e ad attirare le prime attenzioni nella scena locale. Le ragioni della sua partenza non furono mai completamente chiarite, ma si parlò di divergenze personali e di differenti visioni musicali rispetto al percorso da intraprendere. Nonostante la breve permanenza, Wagner lasciò un segno importante. Fu infatti coautore di Antichrist, uno dei primi brani significativi della band, il cui titolo riprendeva proprio il suo pseudonimo nell'ambiente underground. Uscito dai Sepultura, il giovane entrò nei Sarcofago, band che merita senza dubbio una parentesi, dal momento che il suo impatto sulla scena black metal fu semplicemente imprescindibile. Grazie all'attitudine radicale e alla visione estrema di Wagner, il gruppo divenne rapidamente un culto nell'underground, non solo in Brasile, ma anche a livello internazionale. Il loro album di debutto, intitolato Inri, e pubblicato poi nel 1987 con il suo sound brutale, l'attitudine apertamente blasfema e un'estetica provocatoria, incluso l'uso pionieristico del corpse paint, si rivelò fondamentale nel definire i codici del black metal più estremo. Non a caso, molte band norvegesi della seconda ondata, tra cui Mayhem, Dark Throne e Immortal, hanno più volte citato i Sarcofago come una delle principali fonti di ispirazione e punto di riferimento nella costruzione del proprio stile. Con l'abbandono di Wagner, i Sepultura si ritrovarono così senza un cantante. Tuttavia, invece di cercare subito un sostituto, Max Cavalera prese una decisione destinata a cambiare per sempre il volto della band. Assumere personalmente il ruolo di frontman, oltre a quello di chitarrista. E così, con l'ingresso di Jairo Guedes, chitarrista conosciuto qualche tempo prima in uno dei locali underground di Belo Horizonte, insieme a Paolo Jr. al basso e ai due fratelli Cavalera, si delineò quella che può essere considerata la prima vera e propria formazione ufficiale dei Sepultura. Il legame tra Jairo Guedes, conosciuto allora con il soprannome Tormentor, e i fratelli Cavalera si rivelò fin da subito molto solido. L'intesa, sia musicale che personale, portò Jairo a trasferirsi nella stessa casa dei due fratelli, nel quartiere di Santa Teresa, a Belo Horizonte. In quel contesto nacque anche un progetto parallelo, Guerriglia, una band punk grindcore, formata insieme all'amico Silvio Gomez, che in seguito avrebbe militato nei Mutilator, un'altra formazione fondamentale della scena metal brasiliana dell'epoca. Tornando ai Sepultura, ormai stabilizzati nella loro prima vera formazione ufficiale, nel dicembre del 1985 diedero vita al loro primo lavoro discografico, l'EP Bestial Devastation. Il disco uscì come split con un'altra band di Belo Horizonte, gli Overdose, e segnò anche l'esordio dell'etichetta Cogumelo Records nel panorama delle produzioni musicali. Registrato in condizioni modeste e con risorse limitate, Bestial Devastation rappresentava tuttavia una dichiarazione di intenti, un concentrato di aggressività e oscurità. L'approccio grezzo, i riff taglienti e l'estetica blasfema riflettevano la volontà di spingersi oltre i limiti del metal convenzionale, facendo emergere la band come una delle realtà più estreme e promettenti della scena brasiliana. Nonostante la qualità della registrazione fosse lontana dagli standard professionali, l'EP riscosse un'attenzione crescente nell'underground e contribuì a far conoscere il nome Sepultura oltre i confini della loro città. Pochi giorni dopo l'uscita di Bestial Devastation, il 10 dicembre 1985, i Sepultura presero parte al festival Belo Horizonte Metal 2, un evento cruciale per la scena metal brasiliana nascente. La manifestazione vide esibirsi alcune delle realtà più importanti dell'underground locale, tra cui i Sarcofago, con Wagner Lamounier ormai stabilmente in formazione, ed altre band della scena brasiliana. Alcune voci, tramandate nel tempo tra gli appassionati della scena, raccontano che i rapporti tra Wagner Lamounier e i Sepultura si incrinarono proprio in occasione dell'uscita di Bestial Devastation.
Il motivo principale sarebbe stato legato al brano Antichrist, inserito nell'EP e scritto ai tempi in cui Wagner faceva ancora parte della band. Sembrerebbe infatti che il brano, con il testo originariamente scritto da Lamounier, venne incluso nell'EP dai Sepultura, senza che Wagner fosse stato consultato o informato. Questo episodio avrebbe creato tensioni e malumori, contribuendo a un allontanamento definitivo tra i vecchi amici. In quel periodo, come per ogni genere musicale underground, il tape trading rappresentava uno strumento fondamentale per farsi conoscere e creare una rete di contatti all'interno della scena. Anche i Sepultura si dedicarono attivamente a questa pratica, in particolare Max Cavalera, che si occupava personalmente di scrivere lettere, registrare demo e scambiare cassette con ragazzi e band da ogni parte del mondo. Attraverso il tape trading, Max entrò in contatto con numerosi esponenti della scena estrema, tra cui Øystein Aarseth, meglio noto come Euronymous, futuro chitarrista dei Mayhem e figura chiave della nascente scena black metal norvegese. È molto probabile che proprio grazie a questa corrispondenza, i Mayhem norvegesi vennero a conoscenza dell'esistenza di un'altra band con lo stesso nome attiva a Belo Horizonte e legata all'ambiente dei Sepultura. Questo episodio avrebbe spinto Euronymous ad aggiungere l'appellativo The True davanti al nome della sua band, con l'intento di rivendicarne l'autenticità e affermarne l'identità all'interno di una scena che, già allora, viveva di simboli, estremismi e senso di appartenenza. Di lì a poco, i Sepultura iniziarono a partecipare a diversi concerti, condividendo il palco con alcune delle band più attive della scena metal brasiliana dell'epoca, come Dorsal Atlantica, Vulcano, Mutilator e Overdose. Poi, nel novembre del 1986, pubblicarono Morbid Visions, il loro primo album ufficiale. Morbid Visions non può essere considerato un album rivoluzionario nel contesto di un anno come il 1986, in cui uscirono capolavori come Pleasure to Kill dei Creator, Peace Sells But Who's Buying dei Megadeth, Master of Puppets dei Metallica e Rain in Blood degli Slayer. Tuttavia, rappresentò un passo fondamentale nella crescita dei Sepultura. Brani come Troops of Doom, destinato a diventare un classico del repertorio live della band, insieme a composizioni più articolate come War e Crucifixion, testimoniarono un'evoluzione netta rispetto ai lavori precedenti. Nonostante i limiti tecnici e una produzione ancora rudimentale, l'album trasmetteva l'energia grezza e brutale, tipica delle produzioni underground di quel periodo. Circa un mese dopo l'uscita dell'album, i Sepultura ebbero l'occasione di suonare come gruppo spalla ai leggendari Venom e agli Exciter in occasione del concerto al Mineirigno di Belo Horizonte. Per la band quello fu il primo vero assaggio di un'esibizione davanti a un pubblico più vasto, un'esperienza che segnò un importante passo avanti nel loro percorso, dando ulteriore slancio alla loro crescita artistica e alla loro visibilità all'interno della scena metal. Tuttavia, proprio in quel momento cruciale, Jairo Guedes decise di lasciare la band. Come spiegò in un'intervista, essendo il più grande del gruppo e prossimo al matrimonio, sentiva di non poter più seguire con la giusta dedizione un progetto che stava crescendo rapidamente e non voleva diventare un peso per i suoi compagni. La notizia colpì profondamente i fratelli Cavalera, che cercarono in tutti i modi di convincerlo a restare. Ma fu lo stesso Jairo ad aiutarli nella ricerca di un nuovo chitarrista, suggerendo diversi nomi e accogliendo personalmente Andreas Kisser, al quale tra l'altro lasciò anche la propria stanza nella casa dei Cavalera. L'ingresso di Kisser segnò una svolta fondamentale nella storia dei Sepultura. Giovane chitarrista già attivo nella scena metal di São Paulo, Andreas si integrò rapidamente nel gruppo, portando una nuova energia e una visione musicale più matura. Il suo stile, influenzato dal thrash, dal death e dal metal classico, contribuì in modo decisivo all'evoluzione del suono della band, aprendo la strada a un salto di qualità compositivo e tecnico che avrebbe definito la nuova era dei Sepultura. Con l'arrivo del nuovo chitarrista, la band pubblicò nel 1987 Schizofrenia, un album destinato a cambiare per sempre il corso della loro storia. Il disco rappresentò un'evoluzione evidente rispetto ai lavori precedenti, con una scrittura più articolata, una maggiore padronanza tecnica e un sound più maturo. Secondo Jairo Guedes, molti dei brani furono composti da lui insieme ai fratelli Cavalera prima del suo abbandono, mentre Max Cavalera dichiarò che la maggior parte delle canzoni fu registrata con Kisser. Al di là delle versioni contrastanti, Schizofrenia fu l'album che consacrò i Sepultura sulla scena brasiliana e li fece conoscere anche in Europa e negli Stati Uniti, tanto da attirare l'attenzione della Roadrunner Records. L'etichetta olandese acquistò il contratto della band dalla Cogumelo Records, garantendo così una distribuzione internazionale e segnando l'inizio dell'ascesa globale dei Sepultura nel panorama del metal estremo.
L'anno successivo, nel 1988, i Sepultura si esibirono in diversi concerti in Brasile, condividendo il palco con altre importanti band della scena metal nazionale. Nel frattempo, iniziarono a lavorare al nuovo album, Beneath the Remains, con l'obiettivo di perfezionare ulteriormente il proprio stile e compiere il salto definitivo sulla scena internazionale. Per la produzione del nuovo album, la band riuscì a coinvolgere Scott Burns, uno dei produttori più influenti del panorama death thrash metal dell'epoca, noto per il suo lavoro con band come Death, Obituary e Morbid Angel. La collaborazione con Burns rappresentò un salto di qualità importante. Il suo approccio professionale e la sua esperienza in studio aiutarono la band a dare una forma più nitida e potente al proprio sound. Nonostante le limitate risorse a disposizione, Burns volò in Brasile per lavorare con il gruppo, portando con sé anche parte dell'attrezzatura necessaria. Il risultato fu un album con una produzione superiore rispetto ai lavori precedenti, capace di valorizzare la complessità dei brani e la crescente maturità tecnica della band. Grazie anche alla mano di Burns, Beneath the Remains si impose come una delle uscite metal più rilevanti del 1989. Registrato al Nas Nuvens Studio di Rio de Janeiro, tra la fine del 1988 e l'inizio del 1989, e pubblicato il 7 aprile dello stesso anno, Beneath the Remains segnò una svolta decisiva nella carriera della band brasiliana. L'album venne accolto con entusiasmo dalla critica specializzata, che ne elogiò la maturità compositiva, la produzione potente e il netto salto di qualità rispetto ai lavori precedenti. Per molti, Beneath the Remains rappresentò la dimostrazione che anche una band proveniente dal Sud America poteva competere, e spesso superare, i gruppi delle scene metal più affermate, come quella americana ed europea. Per la canzone Inner Self, i Sepultura realizzarono anche il loro primo videoclip ufficiale. Il video venne trasmesso dalla celebre trasmissione Headbangers Ball di MTV, uno dei programmi più influenti per il metal a livello mondiale. Grazie a questa importante vetrina, la band ampliò rapidamente la propria fama, raggiungendo un pubblico molto più vasto rispetto al passato. Il successo di Beneath the Remains catapultò i 4 brasiliani in un'intensa fase di concerti in tutto il mondo, con centinaia di date che li portarono sui palchi più importanti. Inizialmente, la band aprì per leggende del metal come i Sodom e King Diamond, per poi in breve tempo affermarsi come headliner, guidando le proprie tournée e consolidando la loro posizione tra le principali forze del thrash e death metal. Successivamente e sempre con la supervisione di Scott Burns, nel 1991 la band pubblicò Arise. L'album è ancora oggi considerato una pietra miliare del genere, e per molti fan rappresenta il miglior lavoro mai realizzato dalla band brasiliana. Con tracce iconiche come Arise, Dead Embryonic Cells e Desperate Cry, la band dimostrò una notevole maturità musicale e una straordinaria capacità di fondere aggressività tecnica con atmosfere cupe e coinvolgenti. Igor Cavalera, in particolare, offrì una delle sue performance più ispirate alla batteria, sfoggiando ritmi serrati, cambi di tempo impeccabili e un'energia travolgente. Il suo contributo fu determinante nel definire il sound granitico dell'album e gli valse finalmente il riconoscimento come uno dei batteristi più rispettati e influenti del panorama metal estremo. Il successo di Arise proiettò i Sepultura tra i nomi più influenti e rispettati della scena metal internazionale, consolidando il loro ruolo di punta nel panorama musicale degli anni 90. Da quel momento in poi, la band brasiliana di Belo Horizonte conquistò i palchi di tutto il mondo, portando con sé un'energia travolgente e un'identità musicale sempre più definita. I Sepultura divennero sinonimo di potenza, tecnica e intensità, guadagnandosi il rispetto non solo dei fan, ma anche di colleghi e addetti ai lavori. Il tour di supporto al disco, tra il 1991 e il 1992, fu il più lungo mai affrontato dalla band fino a quel momento, con un totale di 220 concerti in 39 paesi. Ormai riconosciuti tra le band più importanti del panorama metal internazionale, nel 1993 i Sepultura pubblicarono Chaos AD, il loro quinto album in studio. Con questo lavoro, la band brasiliana non solo consolidò il proprio status, ma segnò anche una svolta radicale nel proprio sound, dando vita a uno dei dischi più audaci e influenti della loro carriera. I Sepultura compirono una netta rottura rispetto al thrash metal feroce degli esordi, abbracciando sonorità più groove, mid-tempo, e arricchite da elementi hardcore punk, industrial e influenze tribali. Il risultato fu un album potente, moderno e profondamente originale,
che rafforzò ulteriormente la reputazione della band come forza innovatrice nella scena metal globale. Prodotto da Andy Wallace, l'album include alcuni dei brani più iconici del repertorio dei Sepultura, come Refuse Resist, Territory e Slave New World. Il disco fu accolto con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica, contribuendo ad ampliare in modo significativo il seguito internazionale della band e consacrandola come una delle protagoniste indiscusse del metal degli anni 90. L'album fu anche il primo in cui Paulo Jr. figurò ufficialmente come bassista in studio, dopo aver suonato con la band esclusivamente dal vivo fin dal 1984. Raggiunse la posizione numero 32 nella classifica Billboard 200, diventando il più grande successo commerciale dei Sepultura fino a quel momento, nonché il primo disco della Roadrunner Records a entrare nella top 40. Il tour di Chaos AD rappresentò una delle tappe più importanti e intense nella carriera dei Sepultura. Dopo l'uscita dell'album, la band si imbarcò in una lunga serie di concerti, che li portarono in giro per il mondo, con centinaia di date tra Europa, America, Asia e Australia. E fu proprio durante un tour europeo che il 20 febbraio 1996 i Sepultura pubblicarono il loro sesto album, Roots. Nel disco la band brasiliana abbracciò con decisione le proprie radici culturali, integrando percussioni tribali, influenze della musica indigena brasiliana e sonorità sperimentali, mantenendo però la potenza e l'aggressività distintive del metal. Questo lavoro segnò un'importante evoluzione del loro sound, con un approccio più atmosferico e introspettivo, capace di unire la forza del metal a influenze etniche con sperimentazioni sonore innovative. L'album ottenne un grande successo commerciale, vendendo oltre 2 milioni di copie nel mondo e raggiunse il 27° posto nella classifica Billboard 200, risultato che ancora oggi rappresenta il miglior piazzamento dei Sepultura nella storica graduatoria statunitense. Prodotto da Ross Robinson, già celebre per il suo lavoro con Korn e Deftones, Roots assunse un'impronta decisamente più nu metal proprio grazie alla sua influenza. Emblematica in tal senso è la traccia Look Away, che vede la partecipazione di Jonathan Davis e David Silveria dei Korn, Mike Patton dei Faith No More e DJ Lethal degli House of Pain e Limp Bizkit. Nella registrazione della canzone Itzari, invece, i Sepultura collaborarono direttamente con la tribù Savante, un popolo indigeno del Brasile. La band trascorse del tempo con la comunità per immergersi nella loro cultura, registrando sul posto canti cerimoniali, percussioni tradizionali e altre espressioni musicali autentiche. Questo processo non fu solo una scelta stilistica, ma rappresentò un gesto di rispetto e di connessione profonda con le radici brasiliane. La band continuò a suonare dal vivo senza sosta, calcando stadi, arene e partecipando ai festival più prestigiosi del mondo, consolidando una fama ormai giunta ai massimi livelli. Tuttavia, dietro le quinte iniziarono ad emergere tensioni sempre più marcate, e il 16 dicembre 1996, durante un concerto alla Brixton Academy di Londra, Max Cavalera salì sul palco per quella che sarebbe diventata la sua ultima esibizione, con i Sepultura. Una delle cause scatenanti fu la decisione degli altri 3 membri, Igor, Andreas e Paulo Jr., di non rinnovare il contratto di Gloria Cavalera, manager della band e moglie di Max. Questa scelta innescò un conflitto insanabile che nel giro di poche settimane portò alla rottura definitiva tra Max e il resto del gruppo. Fu così che si chiuse un'epoca fondamentale non solo per la storia dei Sepultura, ma anche per l'intero panorama metal, segnando la fine di una delle formazioni più iconiche e influenti degli anni 90.